benvenuti, interessa oltre che a Griffith, ex campione, interessa all'argentino Carlos Monzon, come abbiamo detto, naturalmente a Tom Vitia e anche a Tom Bost, il danese, che ha conquistato, come ricorderete, il titolo europeo dei medi battendo il bravo Carlo Duran. Tom Vitia ha 26 anni, professionista dal 67, non ha un curriculum eccezionalmente significativo, è il suo 17° combattimento, di cui 10 vinti, 5 perduti e un pari. Noterete la struttura fisica dell'americano, un fisico raccolto, massiccio, molto abile quindi al lavoro a distanza ravvicinata, che gli permise di superare Benvenuti nel famoso match di Melbourne. L'arbitro, ripetiamo, è il francese Gondry. Conclude la prima ripresa, una prima ripresa che era pericolosa dal punto di vista psicologico per Benvenuti, in quanto si trovava davanti a sé il pugile che lo aveva costretto all'abbandono. Benvenuti è salito un po' teso, l'abbiamo visto, è incappato in qualche colpo, ma poi è riuscito a manovrare con la naturale accortezza il sinistro, mettendo a sua volta in soggezione l'avversario. Si tratta naturalmente di una fase interlocutoria del match, avrete altresì sentito gli incitamenti rivolti a Nino Benvenuti da parte di un pubblico abbastanza numeroso, in maggioranza costituito da italiani della zona limitrofa, che sono giunti qui per incoraggiarlo e per assistere al combattimento. Tom Vitia già si è presentato, avete visto la sua pericolosità soprattutto nella distanza ravvicinata, ha una guardia pressoché frontale, che significa che egli può colpire con precisione e frequenza al bersaglio grosso. Si inizia ora il secondo round.
con Betea, che cerca subito di approfittare per mettere a segno i suoi colpi ai fianchi che gli fruttarono il successo in definitiva a Melbourne. Avrete notato che Betea, oltre all'azione a distanza ravvicinata, di tanto in tanto cerca di piazzare dei colpi larghi che sono abbastanza veloci. Nino manovra con sicurezza il suo jab sinistro. Avrete notato che quando Benvenuti porta il colpo, subito Betea cerca di portarsi a distanza ravvicinata per caricare i suoi colpi. Lo anticipa Benvenuti. Un'involontaria testata di Betea, ma probabilmente ciò è dovuto anche alla più bassa statura dell'americano, che portandosi a ridosso fatalmente è portato ad appoggiare la testa sotto il mento di Benvenuti. Ancora un secondo round senza fasi particolarmente significative. Avete visto che Benvenuti riesce a toccare con relativa facilità l'avversario in virtù del suo saettante jab, e soltanto in un paio di occasioni abbiamo visto il campione doppiare con ganci che sono altresì giunti a sé. Betea tuttavia avete visto che è sempre insidioso, egli approfitta degli attimi di sosta, come Benvenuti resta un attimo sul colpo, cioè non doppia, non riprende la posizione di guardia, è subito Betea che cerca di approfittarne con un lavoro assiduo ai fianchi. Inizia il terzo round. Gondr, avete visto, ha richiamato Betea a staccarsi non appena dà il break.
Abbiamo visto portare per la prima volta il montante da parte di Benvenuti. Si conclude anche la terza ripresa, nella quale Benvenuti è riuscito a mettere a segno un maggior numero di colpi e soprattutto colpi abbastanza efficienti. Avevamo accennato nel corso del commento alla terza ripresa che Benvenuti aveva piazzato un montante piuttosto incisivo e ci pare che questa in fondo sia la strada migliore da seguire, perché avete visto che Bitia nell'incalzare, nel portarsi a ridosso dell'avversario, offre uno spiraglio piuttosto aperto nella propria guardia. Egli tuttavia incalza con insistenza e questo potrebbe costituire una minaccia piuttosto seria, perché costringerebbe Benvenuti ad un impegno assiduo, continuo, ed è questo un compito che non sempre Benvenuti gradisce. Ormai le caratteristiche di Benvenuti si conoscono ampiamente, egli preferisce un match più tecnico, più accorto, dove possa di tanto in tanto concedersi qualche pausa. Inizia comunque la quarta ripresa, con Benvenuti che si arrangia come può nei corpi a corpo, sempre nei limiti del lecito naturalmente. Vedete l'americano approfitta di queste pause, poi indietreggiando colpisce allo stomaco. Vediamo che Bitia ha un taglio al sopracciglio destro e dobbiamo dire che Bitia è abbastanza fragile nelle arcate sopraccigliari e per ben 2 volte è stato infatti battuto per ferita in seguito a un taglio subito nelle arcate sopraccigliari. Un terrificante montante di Bitia che fortunatamente Benvenuti ha evitato spostandosi indietro.
scattato anche il destro di Benvenuti sul finire di questa ripresa. Possiamo dire che Nino Benvenuti si è liberato di quella ruggine emotiva che lo aveva tenuto nelle prime riprese molto cauto, che lo aveva visto assai prudente, quasi legnoso, di che abbiamo visto i colpi più sciolti, più efficienti, e per la prima volta abbiamo visto scattare anche il suo destro, che è il colpo che gli ha permesso di vincere numerosi incontri prima del limite. Tuttavia la ripresa, che è stata vinta piuttosto agevolmente da Nino Benvenuti, ha sottolineato ancora una volta la pericolosità di Bitea, della sua continuità, della sua vitalità. Benvenuti è chiaro che potesse mantenere continuamente e costantemente l'iniziativa con i suoi scambi, con i suoi ganci e i suoi montanti, non dovrebbe avere alcun timore nei confronti di un avversario che soverchia nettamente sul piano della tecnica e della scherma. Tuttavia avete visto che ogni qualvolta Benvenuti si arrestava per un attimo, ne approfittava immediatamente Bitea per riportarsi sotto. Eccoci comunque alla quinta ripresa. Durante l'intervallo Bitea è stato medicato alla ferita e le sue condizioni non destano sul momento alcuna preoccupazione. Si tratta di un taglio piuttosto sottile. Azzarda un destro Benvenuti che però non giunge a bersaglio. È il tipo di combattimento che preferisce Benvenuti, vale a dire un paio di colpi e poi la sospensione delle ostilità. A commesso avete visto un errore Benvenuti nel tentativo di portare un destro e Bitea ne ha approfittato penetrando nella guardia del campione. Si conclude anche il quinto round, che non ha visto Benvenuti brillante come nel precedente, anzi possiamo dire che l'unico colpo abbastanza incisivo è stato messo a segno da Bitea, che ora vedete alle cure, sottoposto alle cure del manager Glensil in collaborazione con Griffith. Certamente Tom Bitea, come avrete potuto rilevare, non possiede il talento raffinato dello schermidore, ma è un pugile che avanza, che incalza sistematicamente, e la sua pericolosità risiede appunto in questa sua incessante vitalità. Per poterlo battere agevolmente bisogna possedere energie sufficienti per sistematicamente prendere le redini del combattimento in mano. Quando Nino Benvenuti lo fa, può disporre dell'avversario con estrema disinvoltura, ma saprete
come i fatti dimostrano e come i precedenti confermano, che Benvenuti non è in grado di mantenere una cadenza sempre elevata. Si inizia comunque il sesto round con Bitea sempre tentare di avanzare a piccoli passetti con una guardia quasi frontale nel tentativo di trovare la distanza ravvicinata, e Benvenuti glielo impedisce con colpi d'incontro affidati quasi sistematicamente al gancio sinistro. Al peso i due pugili hanno accusato 62-770, vale a dire al limite della categoria, esattamente 52-754. Si incrociano i due destri, avete visto? E poi avete visto che Benvenuti ha subito un arrembante attacco di Bitea. Naturalmente Benvenuti impedisce a Bitea di manovrare a distanza ravvicinata, mentre suona il gong che conclude questa stessa ripresa. Una stessa ripresa che aveva visto molto attivo l'americano Bitea, ma nel finale Nino Benvenuti ha pareggiato le sorti mettendo a segno un paio di ganci volanti che per un attimo hanno fermato e hanno messo anche un po' in imbarazzo l'americano. Poi un altro destro d'incontro ha finito col equiparare la somma dei colpi dati e ricevuti. Fino a questo momento il miglior Benvenuti si è visto nella quarta ripresa, quando ha preso decisamente le redini in mano ed ha impartito una lezione di tecnica allo statunitense. Poi si è riportato sul terreno di una cadenza misurata, ma naturalmente Benvenuti non ha interesse a vivacizzare troppo l'incontro. Il suo scopo è quello di controllare l'avversario per colpirlo d'incontro e penetrare nella sua guardia laddove vede lo spiraglio aperto. Inizia la settima ripresa. Avrete notato come Benvenuti abbotti il gancio sinistro
spinge il gancio sinistro provocando l'avanzata di Bitea per poi riprenderlo al volo sempre con il gancio sinistro. Un avvertimento dell'arbitro Gondrea Bitea che ha colpito al di sotto della cintura. Ancora abbiamo visto Benvenuti trovare lo spiraglio, un varco aperto per mettere il suo gancio e poi il montante. Ecco il destro di Benvenuti che ha scosso Bitea. Doppiato ancora. Suona il gong che conclude la settima ripresa, una ripresa che ha visto prevalere Benvenuti. Abbiamo visto Nino Benvenuti mettere a segno per ben 2 volte consecutive il destro e lo ha fatto appunto quando era sicuro di poter raggiungere il bersaglio senza timore di poter essere poi contratto. Abbiamo detto che Nino Benvenuti ha 32 anni, naturalmente non possiede più la freschezza atletica di un tempo ed è costretto quindi a disporre delle proprie energie, a distribuire le proprie energie con naturale saggezza, una saggezza che del resto fa parte del suo temperamento e quindi viene acuita dalla necessità del caso. Benvenuti naturalmente controlla un avversario che sul piano tecnico sovrasta con bella disinvoltura, che oltre ad una notevole vivacità non possiede altre armi molto pericolose. Del resto abbiamo già detto che Bitea nel portarsi avanti è costretto talvolta a scoprirsi e a offrire quindi un bersaglio abbastanza buono per il montante di Benvenuti. Inizia l'8ª ripresa.
visto un Benvenuti colpire con ferma determinazione. Ha colpito inesorabilmente, vediamo Bitea rotolare al tappeto, ormai clamorosamente battuto all'8ª ripresa, destro d'incontro. Avete visto costretto all'angolo in uno scambio. Benvenuti ha trovato quel varco che già nel corso del combattimento si era aperto più volte e ha fulminato all'8ª ripresa con Bitea, cancellando così clamorosamente la sconfitta subita a Melbourne. Dobbiamo dire che il corredo tecnico di Tom Bitea non era eccezionale, ma era pur sempre un pugile giovane, aggressivo, e che nelle prime riprese aveva creato un certo disagio in Benvenuti, un disagio più che altro psicologico. Poi quando Nino Benvenuti è riuscito a liberarsi di quel timore, di quella ruggine emotiva, mentre osserviamo la ripetizione della fase, avete visto il secco destro d'incontro che ha letteralmente fulminato Tom Bitea. Dicevamo che a partire dalla terza ripresa Nino Benvenuti si era scrollato di dosso l'emozione, la tensione della vigilia e aveva cominciato a distribuire la sua scienza pugilistica con grande bravura. Aveva avuto poi una pausa nella quinta e sesta ripresa, nella settima ripresa già si era avuta l'avvisaglia di quello che sarebbe accaduto, in quanto i colpi di Benvenuti partivano più secchi, più incisivi, e soprattutto il campione del mondo colpiva con maggiore determinazione.